chiamo Davide Cironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un fienile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal pollaio alla pista. Sei cilindri a V, 2005, trazione posteriore. E il nuovo progetto GTV 6 1980, nera. Peccato che sia un pezzo di ruggine e sarà un disastro lavorarci. Ce l'ho da 3 anni, stavo aspettando il momento giusto. Per metterci mano ero un po' terrorizzato perché è veramente messa malissimo. Ma con il suo gloriosissimo 2005 V6 busso, tutta la macchina oggi vale quello che vale solo e soltanto per questo motore. Da lì partiremo per fare il nuovo progetto, cerchiamo di fare una macchina diversa, molto prestazionale, meccanicamente è completa ma a livello di carrozzeria è un disastro. È stata abbandonata su un prato per almeno 3-4 anni, questo l'ha devastata. La prima volta che l'ho portata qui ho provato ad alzarla sul ponte, il ponte andava su e la macchina rimaneva giù e questo è stato il primo avviso da parte della mia GTV 6. È piena di buchi, non solo di ruggine ma anche fatti dal precedente proprietario, per esempio qui sul baule dove sicuramente era stato montato un alettone e sotto la macchina è totalmente devastata nei punti più comunemente rovinati, cioè qui davanti sotto il motore, sotto scocca e sugli agganci dei montanti sia qui che dietro. Insomma è una GTV 6, è nera, non potevo assolutamente resistere. Allora, raccontami un po'. Ti ho portato un bel disastro. Ce l'ho da 3 anni, è rimasta sotto un telo. Fa come il tirannosauro di Jurassic Park, uguale. Mi sono deciso a metterci mano e ho pensato a voi perché ho in mente di fare un oggetto meccanicamente un po' spinto. Ok. Un po' tanto spinto. Quindi qui abbiamo il 2.5 V6, famosissimo. È completo e c'è tutto, però non so se mantenere 2.5 di cilindrata o aumentare o cambiare proprio la parte superiore del motore perché mi piacerebbe. Che canti, insomma. Sì, un 24 valvole ce lo vedrei veramente bene qua dentro. Vabbè, tu sai che il busso ha un buon carattere e si presta a cantare. Ci ha preparato un bel terreno per farci questi lavoretti. Ok. Poi dovremo adeguare tutto, il resto. Mi dispiace per chi si occuperà della carrozzeria perché qua veramente è un disastro. Ahimè, all'epoca i trattamenti delle lamiere non erano quelli di oggi, erano che poi queste vetture qui, così come le vetture Alfa di quell'epoca, non brillavano per protezione delle lamiere. Questa qua aveva un difetto secondo me, qua, che l'arco ruota è molto basso. Se riuscissimo noi a fare un arco ruota un po' più altino, un po' più largo, diventa un'altra macchina. Con un arco ruota così sì, diventa tutta un'altra macchina. Poi vediamo un attimo le proporzioni tra il giro ruota, diametro cerchio, la cosiddetta banana nera. Non andrei a toccare troppo le rapportature che ha il cambio così. Comunque che emozione sempre, guarda, non c'è niente da fare. Guarda che bella, anche così ridotta. HT nasce nel 2002 come società di ingegneria per servire l'automotive industry italiano ed europeo. Inizia la sua attività servendo il gruppo Fiat tra Torino e il polo napoletano. Dal 2006 trasferisce i propri interessi qui a Sant'Agata Bolognese e conquista un po' di clienti della Motor Valley. Nel 2019 il nostro sogno di continuare a confermarci come azienda competente nel settore automotive ci ha portato a sviluppare un nuovo progetto, quello di mettere su una sorta di atelier per la revisione dei motori ad elevate prestazioni, il loro sviluppo. Per questo motivo abbiamo accolto con grandissimo piacere il progetto di Davide di mettere mano a una vettura degli anni '80 che ha rappresentato un sogno per noi ultra cinquantenni che all'epoca cominciavamo a prendere la patente e cominciavamo in qualche maniera a confrontarci un po' in strada. E oggi, appunto, a 54 anni, mi diverto tantissimo a portare avanti un progetto di restaurare e di dare nuovo vigore al V6 dell'ingegner Busso dell'Alfa GTV di Davide Cironi. Strutturalmente hai qualche becca particolare da segnalarmi? Il mio grosso terrore è sui duomi.
Aia. C'è un bel buco e manca tanto materiale. La vettura è stata trovata in condizioni un po' disastrate, in particolare diciamo che la ruggine la fa da padrona un po' dovunque, soprattutto in quelle zone nascoste della carrozzeria. Vediamo se i cofani sono recuperabili, li salviamo, altrimenti vediamo che succede. Paradossalmente il cofano, la parte delle cerniere è sana. Eh sì, perché questo non immagazzina tanta acqua. No, infatti. Dietro tutta l'acqua che scuola. Dietro tutta l'acqua che scuola si raccoglie lì. Avevano fatto sti bei buchi qua per l'alettone inutile che ovviamente ha fatto entrare dentro acqua da tutte le parti sicuramente. Guarda qua. Vabbè, questo è il minimo. Si trova questo materiale che tu sappia? Si trovano gli originali, si trova la vetroresina, si trova il carbonio. Addirittura? Assolutamente sì. Poi se troviamo un'azienda che ci fa anche qualche pezzo su misura, ancora meglio. A me spaventano un po' tutte le fiancatine. Vabbè, io ho modo di prendere quelle originali. Se non c'è da recuperare qui, tagliamo via tutto e amen. Tutto quello che possiamo comprare nuovo, lo compriamo nuovo. Davide, la dobbiamo portare a Scocca. Sì, c'è poco da fare. Questo era chiaro. È bella, nera poi. Macchine che desideravamo da adolescenti. Tra l'altro oggi ricopiatissima, perché questa soluzione qua all'epoca era l'unica. Oggi Sì. c'è una categoria apposta Assolutamente. di macchine fatte così. Dimmi invece qualcosa della tua idea. Allora io vorrei costruire la macchina intorno al motore qui. Non mi interessa farne un progetto conservativo più di tanto. Sia perché la macchina non ha targhe originali, sia perché non ha neanche più ovviamente i documenti originali perché è stata reimportata, l'abbiamo ripresa dall'estero e riportata a casa. Quindi a livello storico non avrà mai un valore come una GTV tutta originale. Non vorrei farne una macchina da corsa perché non è neanche la base giusta. Andrebbe rifazzolettata tutta da capo completamente. Ne farei uno stradale veloce, però sappiamo bene che in Italia non è che ci permettano più di tanto e secondo me sarà una macchina per manifestazioni. Ok, quindi un giocattolo divertente. Un giocattolo senza senso, sì, come al solito. Ok. Un pozzo di soldi senza senso. Sicuramente andare sul 3 litri 24 valvole è una cosa che ci aiuta tanto, soprattutto da un punto di vista sound, lo portiamo su, lo facciamo girare. O andiamo su un 3024 o andiamo su un 3224. Anche. Dove possiamo andare a prendere i pezzi delle GTA moderne e mantenendo, penso, il fondo del 3000 possiamo lavorare solo sulle testate 24 valvole 3002 che diventa poi veramente cattiva perché andiamo a sbattere intorno ai 280-290 Sì. cavalli. Il progetto che abbiamo discusso con Davide dovrà prevedere un profondo intervento innanzitutto sulla carrozzeria e sulla scocca. Interverremo anche su sospensioni e freni, ma in particolare sul busso V6 dandogli nuovo vigore. Allora te la prendi questa rogna? Con piacere, perché poi è sempre un piacere lavorare su queste vetture e dare nuova vita, nuovo cuore, nuovo pulso a questi gioiellini. Qua stiamo di lusso sfrenato, si aprono pure le portiere. Guarda là. Perfetta. Che lusso. Pensavo molto peggio. Guarda quanto spazio c'ha per gli scarichi sta macchina. Siete sicuri a passarci sotto? Io non sono tanto sicuro. Il ponte c'è, è la macchina che non è cieca. Esatto. Ha preso le botte sotto? Qua? Dici che qualche salto l'ha fatto? Che saltino. Davide, però strutturalmente pensavo peggio davvero. Io sinceramente anch'io. Sembra la traversa posteriore è solo ossidata, ma non mi sembra compromessa. Cioè, tutto sommato è ancora. Sono questi punti qua, anche qui è sale, insomma, non è. Cioè, questa la sabbiamo, ci facciamo un fondo, la rivernicinera è nuova. Meno male. Diciamo nuova, dai. Ma questo è proprio anni 60 questo. Per far passare lo scarico e dargli sezione, guarda che si sono inventati. Se no facciamo scarico laterale e sta a posto. E già via. Finito il problema. Andiamo via di qua. O doppio scarico laterale, se vogliamo fare proprio schifo al massimo. No, anche perché c'è lo spazio per un silenziatore grosso centrale, per cui lo scarico laterale potrebbe essere anche, diciamo, attutito e potremmo fare un dimensionamento del silenziatore per esaltare delle frequenze. Cioè potremmo dimensionarlo come scatola risonante, lo possiamo fare più avanti, in modo tale che vengono fuori solo le alte, anche perché quando respira un 3000 lo senti che. Eh sì, lo senti sì. Lo vedi? Qui ho più ossidato, ma sembra perlomeno integro. Comunque è una macchina che ha vissuto questa, sicuramente non ha fatto la reginetta del garage. Si trovano queste più rigide? Si trova tutto, ma se no le facciamo fare.
Il progetto di mettere su questo atelier della revisione dei motori è iniziato innanzitutto con la ricerca di abilità artigiane in grado di fornire un servizio di tipo sartoriale ai nostri clienti. Siamo stati fortunati a incontrare Diego Prandin, che nonostante la sua giovane età ha delle doti tipiche di quelle persone che hanno navigato i mari dell'officina quando ancora gli aggiustaggi si facevano a mano. Faccio il meccanico perché ce l'ho praticamente nel sangue da quando ero piccolo. Mio papà mi ha trasmesso la passione per la meccanica e fortunatamente si è rivelata una passione vera, oltre che un lavoro, e tuttora ne vado fiero della scelta che ho fatto. Quando abitavo a Milano mio papà mi portava la domenica in pista a Monza, mi ha trasmesso anche la passione delle corse, del motore, della macchina preparata. E lui dopo col tempo ha sempre fatto l'autoriparatore. L'ho fatto anch'io fino a una certa età, ma la passione vera era più verso la preparazione che la riparazione. Poi dopo ho aperto un'attività mia dedicata appunto alle preparazioni. Per un periodo ho fatto anche qualche slalom in salita. Avevo inizialmente una 1 turbo, prima serie 1300, e poi sono passato a Renault 5 turbo, che mi è rimasto nel cuore. Ho fatto 4-5 anni, è un'emozione fortissima gareggiare in qualunque ambito, comunque la salita in particolar modo è veramente emozionante. Quando ho deciso di aprire l'attività ho dovuto vendere la macchina da corsa e quando le cose sono iniziate ad andare bene ho deciso di prendermi il mio primo Lancer e così è partita la vera passione per le auto giapponesi. Poi dopo ho trovato in Olanda questa Evo 5 che mancava tutta la meccanica, di carrozzeria c'era da fare qualcosina. Sono partito col carattrezzi, io e mio papà siamo andati su in Olanda a prenderla. Poi nel tempo perso, i sabati, qualche domenica, le sere durante la settimana, d'estate non sono andato in ferie, mi sono rimasto in officina per fare questa macchina e in 3 anni ho fatto quello che potete vedere adesso. Ho fatto anche la conversione di guida perché era in guida a destra, l'ho convertita a guida a sinistra, utilizzando comunque i ricambi della Colt. Bella soddisfazione, tanto lavoro, però con la passione, quello che ti passa per la testa, se hai la forza, le capacità, lo si fa. Piano che si rompe, 7, 7. Vai piano! Abbiamo deciso di mandare una mail a Davide chiedendogli se voleva renderci partecipi del programma. Lui è stato molto felice, ci è venuto a trovare, abbiamo parlato di quello che aveva in mente, della macchina che avrebbe voluto fare. Madonna che schifo sto coso! Quello lo mettiamo nuovo! Me lo ricordavo peggio perché l'avevo già smontato una volta. Invece dai, il buco vero è questo mi ricordavo io. Una presa d'aria quella. Meglio qui che qui, indubbiamente. Guarda qua, che capolavoro. Come respirava bella felice, eh? Sta bastarda. La rabbia che sale, il silenzio. Scopare! Grande filosofo delle nostre parti, oltretutto. Aspetta, lo lascio da lì. Sì, no, ma sta ancora attaccato. È bello tostarello. Voilà. Vai. Oh, molto più figa così. Questo è il pezzo più figo di tutta la macchina. E ce lo riusiamo. Guarda che scaricone. Sono felice di fare questo GT V6 perché è un motore che mi è rimasto nel cuore, dato che ho avuto una 147 GTA. Il motore veramente del V6 Alfa è un qualcosa di indescrivibile, c'ha un suono bellissimo, ti entra proprio nell'anima. Ecco. È fatto il puzzle, è finito. Che bastardo, per questo abbiamo perso mezza giornata. Però è buona, si salva. Bella step. Ok, ora vai. Scendilo. Diego ci aveva proposto di fare la macchina di Davide, non la conoscevamo, la GT V6,
l'avevamo vista solo in qualche raduno e siamo andati a vederla in officina da loro. Va di moda adesso con l'Origine? Sì. La carrozzeria è una bella storia. L'abbiamo rilevata da due signori che sono andati in pensione nel 2012. L'abbiamo preso io e mio fratello e da allora abbiamo iniziato a fare questo lavoro tutti i giorni. Dopo il secondo terremoto abbiamo acquistato la carrozzeria. Da lì siamo partiti un po' con un po' di paura perché sai, il terremoto, una cosa l'altro, però è andata bene, direi che è andata benissimo. La macchina è un nostro progetto, una Lotus Exige del 2004, modificata con il 2000 TFSI e il cambio DSG della Volkswagen. Oltre al motore e il cambio ha tutta la strumentazione e tutto l'impianto elettrico della Golf 5. La macchina non era bellissima, però lo stesso, la sfida l'abbiamo accettato e siamo andati avanti. Io sono più sulla parte di smontaggio, montaggio, carrozzeria di battilamiera e Albano fa la preparazione, la verniciatura e la finitura della macchina. Faccio regalo. Una mandibola di gatto o qualcosa di... secondo me è un gatto. Pensavo peggio. Lascialo stare. Molto male, molto male. Vedi qua che bello, guarda qua dentro. Attila. Flagello di Dio. Ah, puoi strapparlo, tanto per come è messo. Ci servono i passaruota, che sono ovviamente introvabili. I miei fanno schifo, sono completamente bucati, nuovi neanche a parlarne, quindi subito passaruota Alfa GTV 6 originali. Speriamo che ci sia qualcuno che li vende originali usati e possibilmente che non siano devastati come i miei. Ovviamente non c'è, c'è solo un annuncio in tutta Italia e 1100 euro per 2 pezzi di ruggine usati. Luciano a Castrovillari, Cosenza. Spedizione disponibile. Con tutto subito la spedizione è tracciata e sicura. Modalità di pagamento, pago da qua, perfetto. Vabbè, 1100 euro, mi tocca pagarli. Invia proposta. Speriamo bene. Proposta di acquisto inviata. Va bene. I montanti erano tutti arrugginiti, abbiamo dovuto sabbiarla tutta perché la macchina era stata colorata un sacco di volte e una volta sabbiata dopo ci siamo trovati che aveva dei buchi. Iniziamo. Rifacciamo le pezze, togliamo quello che è da togliere. Allora
Allora, adesso in questo punto qua gli diamo un po' di antiruggine, puliamo bene. Ho preparato il pezzo che va a sistemare l'ossatura all'interno che era arrugginito. Finiamo di togliere questa ruggine qua e gli diamo un po' di zinco spray per andare a bloccare la ruggine. Adesso mettiamo la pezza qui, così andiamo a rinforzare l'ossatura che all'interno era arrugginito e debole, così la rinforziamo. Adesso riappoggiamo il pezzo ritagliato. C'è da fare la stessa operazione dall'altro lato. Lo fa turbo? Io avrei voluto, ma lui no, ha detto che è meglio aspirata, più gestibile. Da una parte c'ha ragione. Beh, se avessi avuto carta bianca io, ciao, casino. Però dai, mi alletta anche sta cosa di farla aspirata, che comunque anche aspirata mantiene il suo sound tipico, questo V6. Cominciamo a scollarla. Faccio vedere che tribuliamo a scollarla questa. Nuovo di stecca. C'è un po' di trucciolo qua dentro. Un po'? Un po' di limatura. Tieni. Oh, che bello questo pistone qui. C'è un po' di coccio qua dentro. Per rompere un pistone qua, secondo me, ha fatto un bel fuorigiri qua. Già te l'ho chiesto quanti cavalli dobbiamo... Il requisito primario è una macchina divertente, però non troppo ingestibile. Lo devo usare in collina, dove abita lui. Quindi il turbo, secondo me, un po' troppo. Quindi facciamo un bello aspiratone, bello coppioso, così viene fuori bene dai tornati. Tanto comunque già di base è un motore questo che ha. È gustoso. Una bella coppia. Le macchine che escono da qua in genere devono averne dei cavalli. Mi raccomando, teniamo alto il nostro nome. Prossimi passi? Partiamo da 3000 a 3.3. Azza. Spostiamo la curva di coppia e di potenza di 2 dita sul grafico, dappertutto. Poi devono arrivare i pistoni, CPS, devono mandare i pistoni fatti su misura, perché all'esagio 98 non sono a catalogo, li sto facendo su misura, e le bielle. Ce n'è di lavoro. Sì. È bello che arrivano tutti i componenti, ma il motore sarà comunque da lavorare. Eh sì. Houston, abbiamo un problema. Guardalo dov'è il danno lì. Dio santo. Kinder sorpresa. Mamma mia. Una sorpresa. Questa qua è la parte di sotto del pistone che supporta lo spinotto. Che cavolo ha fatto questo per rompere tutto lì? Secondo me è un fuorigiri, per forza. Rompere un pistone così. Adesso sfiliamo quello imputato. La bronzina che bella, eh. Sono nuove. Guardala che bello. Mi sa che l'albero è bello, cazzo. Ci stavo pensando a mettergli quello del GTA, corsa 78. Ci dovremmo accontentare del 72.8. Si cerca sempre di scegliere la soluzione più bella, più divertente, insomma. A me il detto chi si accontenta gode non mi piace. Buongiorno. Buongiorno. Oh, guarda un po'. Guardate i parafanghi. Che meraviglia. Sono Vero? costati quasi come la macchina, no? Beh, vabbè. Però tantissimi soldi. Presi su Vale la internet. pena però. Originali, Meglio ma così. veramente costano una marea di soldi. E anche perché sono diventati introvabili. Facciamo in modo di sistemarli adesso. Sì, anche perché infatti vanno anche... Non ce ne sono più dei altri, perciò Sì, noi dobbiamo cercare di mettere su questi qua. E poi arrivano le pezze che ci deve mandare Afra per tutti questi angolini qua, queste due. Il 2 qua, le Sì. pezze qui, Di giù. gli altri pezzi lì. Io sono già andato avanti con il resto di qua. Sì. Ce lo vogliamo appoggiare? Prendiamo quello più messo bene. Che è questo, no? Sì. Questo c'è, proviamo l'altro. Sì, questo non ci va. Questo è diverso. Beh, noi comunque lavoriamo, lo sistemiamo. È già quasi finita. Vuoi la macchina bella? Devi spendere. C'è un pochettino da fare.
Ce la fai, Davide? Yes! Io questa parte sotto è bella messa male. Tiro così. Ah vabbè, ma è leggero. Sì, sì. Stiamo smerigliando il punto in cui verrà saldata la testa, perché i cilindri che monteremo sono più grandi di diametro, l'appoggio sulla testa è maggiore, quindi sporgerebbe dentro la camera dove scorre l'acqua di raffreddamento. Quindi andiamo a prolungare l'appoggio del piano testa per far sì che la canna, il cilindro, tocchi uniformemente su tutto il piano della testa. Adesso andremo a saldare l'appoggio della canna sulla testa con una saldatrice a TIG con il riporto d'alluminio. Prossimo giro mi devi portare almeno una macchina anni 90, se no non lo faccio. Dicono tutti così, poi l'avete finita, ti innamori e ne vuoi fare un altro. No, no, no. Dieghigno. Oh. Finalmente. Quali preferisci? Quale va prima? Pistoni, sono più curioso con i pistoni. Wow. Belle bestie. Sì. Tocca le bielle. Ecco a lei. Vede lo spinotto come scorre. Perfetto. Bellissima. E ci ha ridetto bene, meno male. Lavorazioni fatte bene. Con questo attrezzo si misura proprio l'estensione del bullone. Andiamo a effettuare il serraggio dei bulloni per estensione, anziché per coppia, che siamo sicuri che il serraggio è uguale per tutti i bulloni. Il bullone si deve estendere il giusto, ogni bullone ha le sue caratteristiche di estensione. Questo è un RP2000. Questa chiave te la sei fatta da sola? Sì, questa qua sì, è un made. E poi possiamo misurarla. Andiamo a misurare l'alloggio per vedere la perfetta cilindricità dell'alloggio bronzine. La vado a misurare in questa direzione, va a 0, in obliquo. La lavorazione è stata fatta nel migliore dei modi. La verifica va fatta con tutte le bielle. Questi li ha fatti 4M? Sì. Ovviamente italianissimi. Sì, rigorosamente. Quindi abbiamo fatto il disegno del cilindro appositamente per il tuo motore e andremo ad alesare l'alloggio cilindro dentro il blocco perché il cilindro è molto più grande rispetto all'originale. Sì. Quello originale, Madonna. c'è una bella differenza. Sì. Passiamo da 93 di alesaggio a 98. Passiamo da fettina di vitello a fiorentina. Esatto. L'abbiamo fatte fare semilavorate, nel senso che la parte interna, il diametro interno dove poi andrà a lavorare il pistone, è semilavorata, nel senso che il diametro è più piccolo perché lo vado a correggere con la levigatrice e la falsa testa montata. Falsa testa perché genera tensione, perché il cilindro comunque deve sporgere dal blocco perché è in acciaio e il blocco essendo in alluminio le dilatazioni sono differenti. La dinamo super figa, c'hai. Chiaro. E questa è una lavorazione molto importante per la durata e l'efficienza del motore alla fine. Allora qua c'è il vecchio
come la biella vecchia, che poi non era neanche, cioè originali questi non erano neanche male. No, infatti. D'origine c'hanno lo spruzzatore che va a lubrificare il cilindro. Prendiamo un nuovo e vediamo le differenze. Che compressione pensi che avremo qua? 11 e 2. Adesso vediamo quanto andiamo a togliere dal piano testa. Andiamo alla bilancia. 1227. 1071. Mi ha tolto peso. Sì. Nonostante l'alesaggio più grande, il pistone più grande. Per 6. 1227 meno 1071. Dove va? Telefono. 156 grammi in meno per 6. 936 grammi, quasi un chilo. Adesso prepariamo la lesatrice per lesare l'alloggio del nuovo cilindro. Prima facciamo l'azzeramento della barra, bisogna sempre trovare il punto più alto della barra e si fa la verifica. Adesso mi sono segnato i 2 punti dove verrà appoggiato il blocco motore per far sì di avere uno squadro perfetto con l'asse albero motore. Quindi il cilindro è perfettamente in squadro con l'asse albero motore. Ho il mio 0 qui. Quindi questi 2 punti qua dove verrà supportato il blocco motore nel primo e nell'ultimo supporto di banco sono perfettamente a 0, quindi paralleli in squadro perfetto con il mandrino che poi andrà ad alesare l'alloggio cilindri. Sono state fatte delle boccole in bronzo per adattare il blocco alla barra, perché la barra c'ha un diametro più piccolo rispetto all'alloggio bronzina del banco di questo blocco, quindi ogni blocco avrà le sue boccole a misura perfette per compensare il gap di differenza di diametro. Adesso mettiamo il piano, ci appoggiamo il comparatore, adesso qua scende, vuol dire che c'è da girarlo appena appena. Solo che questo è duretto adesso. Come abbiamo controllato questa direzione qua prima, direzione Y, adesso controlliamo l'asse Z, che è il piano dell'appoggio testa. Adesso rileva il punto Z del piano testa. Adesso sta rilevando il centro dell'alloggio del cilindro e adesso rileva il centro anche degli altri 2 cilindri. Questo lo faccio a mano, a occhio. Adesso è 98. Sto preparando l'utensile per iniziare ad alesare l'alloggio dei cilindri nel blocco. Prendo la misura, poi iniziamo ad alesare. Adesso iniziamo a togliere i primi 5 decimi, però prima verifichiamo che il centro che ha rilevato del tastatore sia effettivamente il centro vero dell'alloggio canna. 5 meno, 5 più. C'è da spostare di 2 centesimi e mezzo l'asse X. Abbiamo azzerato perfettamente il centro del cilindro con la posizione dell'utensile, quindi possiamo iniziare ad alesare. Faccio prima l'altezza, però c'è anche l'offset in Z, 120. Facciamo partire. Devo già lavorare e iniziare a fare il diametro. Qui già hai saldato tutto? Sì, ok. ho saldato le 3 camere e adesso la spianiamo, tiriamo via il materiale in eccesso e puliamo tutta la superficie da avere un piano perfetto. 3 centesimi direi che va benissimo, è allineata perfetta. Diamo prima una passata prima di trovare tutte e 6 le saldature e poi con calma spianiamo come si deve. Considerando che è arrivata piena di ruggine, un sacco di buchi, poi oltre a quello il lavoro che c'è stato fatto dietro, la sabbiatura, la sabbia che abbiamo tirato via. Tutti i buchi che abbiamo chiuso, adesso la macchina è tornata come Bel era. lavoro. Siamo quasi pronti per il fondo. Sembra quasi una macchina vera, È tutto un buco, tutta bella dritta. Sì. Lui sembra che è rimasto contento da quello che ha visto. Anche secondo me. Abbiamo fatto le riparazioni qua che c'erano i buchi dello scollo dell'acqua che aveva fatto la ruggine. Abbiamo raddrizzato anche questa parte della targa perché era tutta strana, era tutta mancata. Dopo il fondo ha carteggiato, abbiamo fatto tutti i sigilanti nuovi e gli antirombi. La macchina è pronta ad andare in pista. Attila ha provato il lavoro, ha detto che è un lavoro da cane, ha detto. È stato un po' un problema capire il suo vero colore perché era stata comunque riverniciata negli anni. Negli anni aveva più di 3-4 verniciature complete. No, facciamo il suo, facciamo il suo. Tu proprio il suo? Sì. Tanto è bello. Facciamo il suo. Ok, allora faremo il suo, devo fare una lettura. Se no poi ce ne dicono di tutti i colori. In tutti i sensi. Proviamo proprio il codice. Perché vedi come cambia un po'? Eh sì, questo. Da qua a qua, vedi com'è diverso? Sì.
La più vecchia è questa? Più vai giù, però non ti so dire qual è la prima, perché non vorrei mai che è stata restaurata un'altra volta. E troviamo il codice su originale, senza problemi. Sono venuto in officina a vedere lo stato avanzamento lavori del motore di Davide. Diego ha smontato completamente il motore, abbiamo lavato il basamento e lo abbiamo rilavorato per accogliere le canne realizzate a disegno da 4M. Queste canne ci consentiranno di montare un pistone da 98 e abbiamo quindi rilavorato il basamento con un diametro da 103 mm e rifatto completamente la sede dell'OR. Inoltre, per montare il motore il 3024 valvole dobbiamo accoppiare il volano del 2005 che accoglie l'albero di trasmissione sull'albero del 3000 e quindi Diego ha equilibrato l'intero gruppo. Per la bilanciatura ho dovuto applicare un peso aggiuntivo sulla massa di compensazione della puleggia damper, perché abbiamo utilizzato il volano della 2.5 V6 che non è provvisto della ruota fonica per il sensore giri, quindi abbiamo preso la puleggia del 2000 V6 Turbo che è provvista della ruota fonica per il sensore giri, solo che nel 2000 V6 Turbo i pistoni sono più piccoli, più leggeri, quindi abbiamo dovuto appesantire la massa di compensazione sulla puleggia. Per questo tipo di cilindri bisogna utilizzare delle pietre più corte perché il cilindro è 120 mm come altezza e la pietra è 70, quindi se utilizziamo la pietra standard di lunghezza non riusciamo a far lavorare perfettamente su tutta l'altezza del cilindro e verrebbe un cilindro ovalizzato, soprattutto nella parte centrale perché la pietra quando sale e scende rimane più tempo nella parte centrale, quindi va a lavorare di più in quella zona. Si lavora con un diamante molto corto e la lavorazione è molto delicata. Ne va della vita del motore perché le fasce elastiche soffrono un cilindro ovale, c'è la possibilità che il motore mangi olio, perdita di compressione, è molto importante questa fase qui. Questa qui è l'ultimissima fase, abbiamo messo le spazzole che servono per dare l'ultima lucidata finale, a rompere le creste della lavorazione precedente. Ho finito qua, lo laviamo e iniziamo con l'assemblaggio. Adesso abbiamo appena eseguito la rettifica delle 6 valvole facendo i 3 nuovi angoli, 30 gradi, 45 e 60 per la tenuta delle valvole nuove. Adesso facciamo la prova di tenuta per verificare che il lavoro è stato fatto correttamente. Prendiamo la pompa di depressione, genera depressione nel condotto. Per verificare che la tenuta delle valvole è perfetta, l'ago del manometro di depressione deve rimanere costante e stabile sullo 0,8. Una volta controllato questo valore, la tenuta delle valvole siamo sicuri che è ottimale, è perfetta. Ma le bielle qua hanno il verso? Cioè si guardano o sono tutte... Senso di rotazione e l'attacca va alla destra nel senso di rotazione.